Ciao a tutti! Molte persone credono che le piante abbiano un ciclo di crescita e un ciclo di fioritura ben distinti. E cioè che tante ore di luce favoriscano la crescita mentre poche ore di luce la fioritura. Vediamo che cosa c'è di vero. Focalizziamoci sugli ortaggi. Ci sono diverse categorie. Una è basata sulla temperatura, resistenti al freddo come per esempio il porro, l'aglio, tolleranti al freddo come per esempio la carota e sensibili al freddo come i peperoncini. Poi c'è la categoria basata sul ciclo di vita. Ci sono le annuali che crescono, fioriscono e producono frutti, il tutto nel giro di un anno, come i pomodori o le zucchine. Il peperoncino è considerato annuale perché dalle nostre parti è troppo rigido l'inverno e di conseguenza non riesce a superarlo. Abbiamo visto che in certe condizioni riusciamo a fare passare l'inverno anche a certe varietà di peperoncino, ma sono dei casi veramente rari. Ad ogni modo, con le giuste condizioni, il peperoncino può darci frutti per svariati anni. Poi ci sono le biennali, che crescono il primo anno, mentre nel secondo anno fanno fiori e frutti, come la cipolla e il sedano. Poi ci sono le poliannali, che crescono, fanno fiori e frutti per più anni, come il carciofo e l'asparago. Ma a noi interessa la categoria basata sulla luce. Ci sono le brevi diurne che necessitano di giornate corte e nottate lunghe per fiorire, come la fragola. Le longidiurne che viceversa hanno bisogno di giornate lunghe e nottate corte per poter fiorire, come lo spinacio. Infine le neutrodiurne che fioriscono indipendentemente dalla quantità di ore di luce. Il peperoncino è una pianta neutrodiurna, infatti fiorisce più volte all'anno continuando a crescere. Non è possibile regolare il periodo di crescita e di fioritura modificando le ore di luce. Tuttavia è possibile controllare un pochino queste fasi con la fertilizzazione. Con un eccesso di azoto la pianta continuerà a crescere e a produrre tantissime foglie, senza mai fiorire. Invece, con un eccesso di potassio, la pianta produrrà molti fiori. Dato che il peperoncino fiorisce più volte durante l'anno, forzarlo a mantenere due fasi ben distinte è contro natura. Ed è anche inutile. Almeno che non state cercando di ottenere il record dei Guinness per la pianta di peperoncini più grande del mondo. Il fertilizzante per i peperoncini più adatto è... ne parleremo in un altro video. Dunque, molte persone credono erroneamente che la pianta di peperoncino sia una brevidiurna. Pensano quindi che abbia bisogno di molte ore di luce per crescere e di poche ore di luce per fiorire. Di conseguenza mettono le piantine di peperoncino in una grow box con 18 ore di luce, credendo di inibire la fioritura e di favorire la crescita. È vero, c'è da dire che in generale le piante più luce ricevono e più crescono, a patto però che abbiano abbastanza ore di buio. Pensate che c'è addirittura chi dà 24 ore di luce alle piantine, privandole completamente del buio. Un errore gravissimo perché le piante hanno bisogno del buio per crescere. Semplificando, durante il giorno le piante hanno bisogno della luce per trasformare l'anidride carbonica in glucosio, che immagazzinano nelle foglie, nei frutti e anche nelle radici. Durante la notte possono utilizzare il glucosio immagazzinato per crescere. Quindi le piante, esattamente come noi, hanno bisogno di dormire. Ma quindi, quante ore di luce dare ai peperoncini? La risposta è iniziare con 12 ore, perché la cosa più giusta da fare è seguire la natura. In media in Europa il giorno più corto e quindi con meno ore di luce è dicembre, con circa 9 ore, mentre il giorno più lungo è giugno con circa 15 ore di luce.
Quindi sarebbe logico seguire il ciclo naturale della luce. Iniziamo in marzo, diamo alle piantine 12 ore. Ad aprile daremo 13 ore, a maggio daremo 14 ore e quando sarà giunto il momento di portare le piantine all'esterno riceveranno le stesse ore circa di luce naturale. Quindi avranno uno stress minore. Ma la cosa importante è che avranno le stesse ore di buio. Se avete domande, come sempre lo spazio sotto il video è tutto vostro. Grazie per essere stati con me questa domenica e piccanti saluti. Ah. Ah. La 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 la. Red Joe.